In questo video voglio raccontarti un articolo e anche podcast uscito sul blog ufficiale di YouTube in data 8 ottobre 2025 e voglio commentarlo insieme a te. Innanzitutto traduciamocelo in italiano per semplificarci la vita. E il titolo è La guida definitiva per creare contenuti podcast coinvolgenti. Quindi già da questo, insomma, sembra una promessa veramente di altissimo livello. Allora, vediamo un po' che cosa dice e proviamo a commentarlo. Una volta che il tuo podcast è stato impostato su YouTube, quindi questa non è una guida per impostare il podcast, ma ti dà dei consigli per ottenere il massimo dal tuo podcast, ok? Il passo successivo è pensare come un creatore di YouTube. Il successo sulla piattaforma, specialmente per i podcaster, dipende dalla tua capacità di tradurre una grande esperienza audio in un pacchetto visivo avvincente. Ci sta. È un nuovo set di competenze che fonde l'arte della produzione audio con la scienza e la strategia video. Tante volte sul mio canale ho parlato appunto di questo, cioè come il podcast video che tante persone vogliono fare perché è più bello, perché è più figo, perché YouTube ovviamente lo spinge di più. È molto interessante, per carità, però oltre a tutte le competenze audio che devi o dovresti avere, si aggiungono quelle video. Sei pronto a studiare molto di più, a metterti alla prova molto di più e soprattutto non solo a imparare nuove cose, ma anche ad acquistare nuove cose. Perché se fai video devi avere una fotocamera, la fotocamera non è gratuita, devi avere una lente, devi imparare ad utilizzare questa fotocamera, devi imparare a utilizzare un software di montaggio video e devi avere un computer in grado di gestire file video che sono infinitamente più pesanti rispetto ai file audio. Sei pronto? Ok. Andiamo avanti, trova la tua voce visiva. La bellezza del podcasting su YouTube è che video non deve significare una produzione di studio multicamera ad alto budget. Ha ragione, cioè non c'è bisogno di partire con 3 videocamere, il Rodecaster video oppure il Blackmagic, come si chiama? Quell'altro, diciamo l'equivalente, che adesso non mi viene in mente, ma ci siamo capiti. Non c'è bisogno, ti basta una webcam addirittura, non una fotocamera ma una webcam e un buon audio, ok? Puoi trovare un livello di complessità visiva che si adatta alle tue risorse e ai tuoi obiettivi, soprattutto alle risorse, perché non ci dimentichiamo che è vero che con avere un audio decente tutto sommato non costa tantissimo, avere un video decente costa molto di più, ok? Perché si tratta, un po' come ti raccontavo prima, l'aspetto video ma anche le luci e il set, insomma è tutto un altro mondo. E YouTube ci dice, pensalo come uno spettro di 4 opzioni. Buono, livello visual staging. Questa è la linea di base, lo standard per i contenuti ingeriti da RSS. Implica abbinare il tuo audio con un'immagine statica ad alta risoluzione della copertina del tuo podcast. Per renderlo leggermente più dinamico puoi aggiungere un semplice visualizzatore di forma d'onda audio. Questo è un modo a basso sforzo per dare al tuo audio una casa sulla nuova piattaforma. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tu puoi non far video, ma utilizzare comunque la piattaforma podcast di YouTube. Come? Immagina di avere il tuo podcast su Spreaker, su Spotify, ok? Puoi importare direttamente il link RSS, scusa, stavo pensando il link RSS e in automatico YouTube prenderà tutte le tue puntate. Ogni volta che tu pubblichi una nuova puntata su Spreaker o Spotify o dove ti pare, in automatico verrà pubblicata su YouTube. Ma sarà audio, perché tu stai pubblicando un podcast audio. E il video come lo sfrutti? Allora YouTube ti dice, sì, se vuoi puoi aggiungere una immagine statica, uguale per tutti i podcast, o la puoi fare diversa per ogni podcast, ma già è un lavoro in più. Quindi immaginiamo una copertina uguale per ogni podcast. Lui dice, almeno assicurati di avere qualcosa che si muova, perché YouTube è una piattaforma video, non è una piattaforma audio. Ok, chi arriva su YouTube vuole vedere, non vuole ascoltare. Quindi va bene l'immagine statica, ma se riesci ad avere una forma d'onda, si chiamano audiogrammi, e c'è un software che si chiama Headliner, che ti aiuta praticamente, ti carichi il file audio, ti dà un'immagine statica, ma ti aiuta anche a mettere una forma d'onda che si muove più o meno al ritmo della voce, simulando quasi l'effetto di una curva, uno spettro, un analizzatore di spettro, più o meno, ok? In forma molto elementare, molto basica. Quindi lui dice, questo è il consiglio proprio entry level. Se hai dubbi, domande, curiosità, commenta e io ti rispondo ovviamente. Punto 2. Meglio.
Video dinamico semplice. Il passo successivo è semplicemente accendere una telecamera. Un singolo scatto in webcam dell'ospite o dell'host che parlano è incredibilmente efficace. Aggiunge immediatamente un elemento umano, consentendo al pubblico di connettersi con la tua personalità e le tue espressioni. Questa semplice aggiunta può aumentare notevolmente il coinvolgimento e la sensazione di connessione personale. Ok, quindi lui ti dice un video dinamico semplice. Quindi tu e il tuo ospite. Stop, basta, molto easy, molto veloce, senza montaggi incredibili, senza cambi di scene o, come diceva lui, multicamera ad alto budget, ok? Quindi in maniera molto 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 semplice tu puoi far questo, che è il livello, diciamo, medio, intermedio. Poi c'è il livello migliore che è video completamente prodotto. Questo è il gold standard per creare un vero spettacolo nativo di YouTube. Ciò può comportare più angolazione della telecamera per passare tra host e ospiti, tagliando filmati o immagini B-roll pertinenti per illustrare i tuoi punti, utilizzando la grafica su schermo per visualizzare nomi, argomenti o dati chiave. L'editing dinamico mantiene l'occhio dello spettatore impegnato e trasforma il tuo podcast in un avvincente programma televisivo. Esatto, in un avvincente programma televisivo. È tutto un altro pianeta. Da un punto di vista di competenze, da un punto di vista di budget, da un punto di vista di sforzo, di tempo. Si può fare, tante persone lo fanno, ma ha un costo. Costo non solo economico, ma di tempo, di competenze e quant'altro. Ok? Però lui ti dice questa è la cosa migliore, perché giustamente lui, YouTube, il signore YouTube, è una piattaforma video, quindi è ovvio che ti dica questo. E sicuramente non ci sarà scritto, ma la piattaforma stessa YouTube spingerà queste 3 tipologie di contenuto in maniera molto diversa. La prima la spingerà pochissimo, quasi niente, perché la gente vuole vedere, non vuole vedere un'immagine fissa con questo audiogramma che si muove. 2, un video semplice, per carità, già secondo me è proprio entry level, quindi sicuramente verrà spinto normalmente come tutti gli altri video. Invece quando è un video fatto in un certo modo, sicuramente c'è un'altra storia. Quindi è vero che all'inizio YouTube ti diceva questo, la bellezza del podcasting YouTube è che far video non deve significare una produzione di studio multicamera ad alto budget, però ti dice se lo fai ne hai un vantaggio. Ma il vantaggio non è semplicemente che l'algoritmo ti spinge di più, perché se in quella puntata, in quella trasmissione dici solo sciocchezze, solo cose che alle persone non interessa, YouTube non ha interesse a spingerti. Ok? Quindi non è che se fai quello in automatico ottieni milioni di visualizzazioni. Semplicemente fai qualcosa che le persone hanno più piacere a guardare, perché parliamo di YouTube, una piattaforma video. Ok? Quindi è logico quello che ti sta dicendo. Però ripeto, se hai domande, dubbi, qualcosa non è chiaro, commenta e io ti rispondo. Andiamo avanti, l'arte della miniatura. Su YouTube la tua miniatura, la thumbnail, è il tuo cartellone, la copertina del tuo libro, il tuo poster del film, tutto in uno. Spesso è il singolo fattore più importante nella decisione di uno spettatore di cliccare sui tuoi contenuti. Per i podcast una grande miniatura deve comunicare visivamente l'essenza e il valore dell'esperienza audio. Assolutamente vero, ma questo lo sappiamo già, perché se produciamo video su YouTube sappiamo quanto la thumbnail, l'immagine di copertina, sia fondamentale, perché è la prima cosa che le persone vedono. Dopo vedono il titolo e poi decidono se cliccare o meno. Quindi, come dire, migliore sarà la thumbnail, migliore sarà la copertina e più possibilità abbiamo che le persone cliccano. Questo lo sapevamo già. La tua playlist di podcast avrà una miniatura quadrata, quindi dobbiamo non farla 1280x720, mi pare, 1080x720, adesso non mi ricordo quant'è la dimensione della thumbnail, ma se vuoi te la lascio in descrizione, ma farla quadrata, ok? Perché la playlist dei podcast è quadrato, come avviene anche su Spreaker, come avviene anche su Spotify. Una playlist, quindi abbiamo detto, una miniatura quadrata che funge da logo generale del tuo spettacolo, ma ogni singolo episodio ha bisogno di una sua miniatura video 16 noni, unica e avvincente. Quindi lui ti dice, lo show, chiamiamolo così, lo show ha un'immagine quadrata, la copertina di ogni singola puntata è la stessa miniatura di YouTube. Ok. Poi ti dà dei suggerimenti utili, che questi hanno a che fare molto col buon senso. Usa volti espressivi, volti umani, specialmente quelli che mostrano emozioni chiare, sono magnetici per l'occhio umano. Se hai un ospite, presenta un'ottima foto di loro, di questi ospiti. Le immagini con delle persone attirano molto di più l'attenzione rispetto a immagini senza persone. Questo
ce lo dice la scienza, perché il nostro cervello funziona così. Il nostro cervello è attirato da altri esseri umani. Quindi quando vede un'immagine, in questo caso una copertina, con altre persone, è più attirato rispetto a vedere semplicemente un oggetto oppure un paesaggio o qualsiasi altra cosa. Piccolo suggerimento: assicuriamoci di essere noi all'interno delle copertine e non prendere immagini di stock, perché troppo spesso vedo soggetti che non rappresentano il nostro pubblico e soggetti nei quali il pubblico non si rispecchia, e quindi ok, hai messo una persona, ma quella persona non è la scelta giusta per quel pubblico. Poi incorpora colori ad alto contrasto. La tua miniatura deve risaltare su una home page affollata. Usa colori brillanti, audaci e contrastanti per attirare l'attenzione. Giustamente, perché siccome non c'è solo la tua copertina, ma ce ne sono infinite, più utilizzerai colori brillanti, sgargianti, cioè più ti fai notare, meglio è. Però facciamo attenzione a una cosa: se tutti seguono questo consiglio, la home di YouTube sarà piena di immagini ad alto contrasto con colori sgargianti, quindi forse varrebbe la pena di fare il contrario. Ma questo ci devi pensare, devi ragionare, devi vedere nella tua nicchia i tuoi competitor come si comportano e quindi agire di conseguenza. Perché se lo scopo è farsi notare, se tutti fanno così, meglio fare il contrario. Almeno ti notano, ok? Aggiungi testo minimale e in grassetto. Includi alcune parole di testo, 3 o 5 l'ideale, che creano curiosità o identifichino chiaramente la proposta di valore principale dell'episodio. Ad esempio, invece del solo il nome dell'ospite, prova il segreto della produttività o il suo più grande rimpianto. Questo è giusto, ma vale anche per le copertine di video. Cioè, dobbiamo provare a utilizzare non un muro di parole, perché nessuno lo leggerebbe mai, perché per quello c'è la descrizione, ma parole che suscitano curiosità, o che facciano riflettere, o che siano che colpiscano le persone in qualche modo, ok? E quindi ci sono varie tecniche per scrivere i titoli o comunque il testo sulla copertina. E in ultimo, mantieni la coerenza del marchio. Usa caratteri coerenti, combinazioni di colori o posizionamenti del logo attraverso miniature, in modo che il tuo pubblico possa riconoscere immediatamente i tuoi contenuti nel loro feed. Questo vuol dire che se tu cambi immagine e copertina ogni puntata, usando colori diversi, font diversi, stili diversi, le persone non capiscono che sei tu che stai pubblicando. Quindi devi scegliere ma questo si tratta andrebbe fatto a monte, no? Si tratta di scegliere 1 o 2 font che ti rappresentano, 1 o 2 colori o anche 3 colori che ti rappresentano, e utilizzare sempre quelli, mantenendo uno stile visivo coerente, perché questo aiuta le persone a riconoscerti. E quindi in un flusso di contenuti individuano subito il tuo, perché si ricordano tu come fai le copertine e ti cliccano più facilmente perché appunto si ricordano di te. Poi dice strutturazione per il successo, addirittura. I contenuti di lunga durata prosperano su YouTube, ma devi renderli accessibili allo spettatore. Funzionalità come i capitoli, le descrizioni ben scritte non sono extra opzionali, sono strumenti essenziali per l'esperienza dell'utente e la reperibilità. Quindi lui ti suggerisce di utilizzare le funzionalità di YouTube come i capitoli, la suddivisione in capitoli e le descrizioni ben scritte. E poi ti dice, per i capitoli video, per un qualsiasi podcast di oltre 20 minuti, quindi se fai 20 minuti, lui dice i capitoli non sono negoziabili. Effettivamente 20 minuti sono 20 minuti. Cioè immagina questo poverino che vuole ascoltarti e che va avanti fino a quando non pensa di aver trovato la parte giusta. Se tu gli aggiungi capitoli è infinitamente più comodo. Se fai un video di 3 minuti non c'è bisogno dei capitoli. Aggiungendo timestamp nella descrizione del tuo video, ad esempio 0000 introduzione, 02.35 argomento, eccetera eccetera, ma è semplicissimo. Lui in automatico spezzetta il video, ma questo probabilmente lo sai perché funziona già così con i video. Spezzetta in questo caso e ti porta direttamente lì. Crea i capitoli cliccabili nel lettore video. Ciò consente agli spettatori di navigare facilmente nelle sezioni che gli interessano di più, il che può aumentare significativamente il tempo totale della visione. Ok. Fondamentalmente i titoli di questi capitoli sono indicizzati sia nella ricerca di YouTube che da quella di Google. Questo è un passo, selezioniamolo, questo è un passo fondamentale. Perché? Perché lui ti dice che quando metti, come ti ha fatto vedere prima, no? Qui selezioniamo 0000 introduzione, tutto sommato non vuol dire niente, ma 02.35 argomento 1 che tu andrai a scrivere, per esempio, che cosa sono i podcast. Poi 15.10, anziché argomento 2, andrei a scrivere come si realizza un podcast. Ok, tutte parole chiave, tutte frasi che le persone possono andare a cercare. Infatti lui ti dice che questa cosa qui, del timestamp,
serve perché sono indicizzati, quindi sono visibili sia nella ricerca di YouTube, quindi puoi cercare, lui ti va a trovare un video non solo per il titolo, per la descrizione, ma te lo va a trovare anche per i timestamp. Ok? Ma anche la ricerca su Google, ancora più importante. Quindi è una cosa che va fatta. Ciò significa che un singolo episodio di 2 ore può classificarsi per dozzine di termini di ricerca diversi, creando efficacemente più punti d'ingresso per nuovi spettatori per scoprire i tuoi contenuti. Quindi, anziché, immaginiamo come fare un podcast. Il titolo della tua puntata è come fare un podcast. Benissimo. Quindi lui dice, se tu non fai i titoli i timestamp cliccabili, tu hai soltanto una porta d'ingresso. Se tu invece, in realtà non è così, è un po' più complesso, prova a fartelo più semplice. In realtà se tu aggiungi questi timestamp e ognuno di questi è una chiave importante, tu hai 10, 7, 20, in base a quanti timestamp fai, possibili porte d'ingresso per le quali le persone possono trovare il tuo contenuto e arrivare al tuo contenuto. Quindi potenzialmente significa che puoi avere più ascolti. Se qualcosa non è chiaro, commenta. Descrizioni ricche di parole chiave. Non sprecare lo spazio sotto il tuo video. La tua descrizione dovrebbe essere un riepilogo dettagliato dell'episodio in stile blog post. Scrivi diversi paragrafi che delineano gli argomenti chiave, le domande e le conclusioni discusse. Intrecciano naturalmente... Intreccia, quella traduzione non è mai fatta benissimo. Parole chiave, frasi pertinenti con un potenziale spettatore dovrebbe cercare. Includi link a tutte le risorse, gli ospiti, i prodotti che menzioni. Questo testo ricco fornisce dati preziosi all'algoritmo di YouTube, aiutandolo a capire i tuoi contenuti e a raccomandarli al pubblico giusto. Assolutamente giusto, nel senso che quel testo puoi usarlo in 2 modi. Puoi sprecarlo, quindi utilizzando una descrizione perché hai fretta, non hai voglia, non te ne frega niente, quindi scrivi 2 parole. In questa puntata parlo di macchine d'epoca, punto, finito. L'hai sprecato. Oppure puoi raccontare in maniera molto dettagliata, perché hai parecchio testo, parecchio spazio, in maniera molto dettagliata di cosa parli nella puntata, e ovviamente scrivendo in maniera naturale, raccontando ciò di cui parli nella puntata, sicuramente vai a arricchire quel contenuto con potenziali parole chiave che le persone possono digitare. Come dire, se utilizzi bene quel campo hai più chance che le persone possano arrivare al tuo contenuto. Il potere del contenuto della spalla. Questo shoulder era in un altro senso. Vabbè, ok. I creatori di maggior successo su YouTube capiscono che il loro video principale è solo l'inizio. Trattano ogni episodio di podcast di lunga durata come un pilastro dei contenuti, da cui possono creare una moltitudine di risorse più piccole e contenuto delle spalle. Contenuto delle spalle sono i contenuti che aiutano il contenuto principale. Questa strategia massimizza il valore dei tuoi contenuti principali e mantiene il tuo pubblico coinvolto tra le uscite degli episodi principali. Questo che vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente ci vuole coerenza tra i vari episodi. Se tu in un episodio parli di cake design, in un altro di come curare la barba, in un altro di innovazioni tecnologiche, eccetera, eccetera, non c'è un contenuto principale, cioè YouTube stesso non riesce a comprendere di cosa parla il tuo canale e quindi non c'è il contenuto principale e tutti gli altri contenuti che spingono il contenuto principale, che rafforzano il tema centrale del podcast, ok? Poi ci dice YouTube Shorts perlustra il tuo episodio principale per i momenti più avvincenti di 60 secondi. Questo potrebbe essere un aneddoto esilarante, un consiglio profondo, una statistica scioccante o un acceso dibattito. Modificali in video verticali e pubblicali come YouTube Shorts. I cortometraggi sono un potente strumento di scoperta che può presentare la personalità del tuo spettacolo a milioni di nuove persone che altrimenti non avrebbero mai trovato i tuoi contenuti di lunga durata. YouTube spinge tantissimo gli shorts, questo lo sappiamo, quindi ovviamente sempre lui invita a utilizzare questa piattaforma. Ora, gli shorts sono un linguaggio, sono una tecnica di narrazione completamente diversa rispetto ai video lunghi e quindi in questo caso anche i podcast, no? Quindi lui ti dice di far così. In realtà sì, lo puoi fare, lo devi fare, eccetera, eccetera, ma gli shorts dovrebbero nascere come shorts, cioè dovrebbero avere una narrazione che inizia e si esaurisce in 60 secondi. Quando tu fai questo, prendi uno spezzone del tuo podcast e lo pubblichi così, sì, comunque hai fatto uno shorts, per carità, ma è un video breve probabilmente, non è uno shorts, nel senso lo shorts è un linguaggio di comunicazione diverso, una tecnica narrativa diversa rispetto al video lungo. Quindi la maggior parte delle persone come me che fanno video orizzontali, podcast, hanno molta difficoltà nel fare video verticali perché è un altro tipo di linguaggio, come imparare a parlare giapponese. Ci vuole tanto tempo per imparare a parlare giapponese. Quindi farai prima le paginette, no? dei vari simboli. Non si chiamano simboli, per ideogrammi. E questo ti porta via tanto tempo. Quindi lui dice, fai così. Sicuramente ottieni un risultato
se tu facessi shorts che nascono proprio come shorts sarebbe ancora meglio. Post della community. La scheda della community è il feed social integrato nel tuo canale. Usalo per interagire con il tuo pubblico tra un episodio e l'altro. Pubblica sondaggi chiedendo la loro opinione su un argomento del tuo ultimo spettacolo. Fai domande per un ospite in arrivo, condividi foto dietro le quinte di una sessione di registrazione. Questo mantiene la conversazione in corso e fa sentire il tuo pubblico come parte del processo creativo. I post della community sono uno strumento poco utilizzato. Anch'io lo utilizzo poco in realtà. Sì, ogni tanto faccio qualche sondaggio, ogni tanto faccio sapere a chi mi segue che è uscito, non so, un nuovo libro, che è un nuovo strumento per i podcast, una nuova cosa, iniziative e quant'altro, più informazione. Però effettivamente dialogare con la community attraverso quel tipo di contenuto, perché poi le persone possono commentare eccetera eccetera, sicuramente è molto interessante, quindi è uno strumento da non sottovalutare. Clip abilita la funzione clip dei tuoi video, ciò consente ai tuoi spettatori di creare e condividere i propri punti salienti di 5-6 secondi dai tuoi episodi. Questa è una forma di marketing generato dagli utenti che può aiutare i tuoi momenti migliori a diffondersi organicamente su tutta la piattaforma. Sì, questa è una cosa che, se vuoi dare la possibilità a chiunque di tagliare secondi del tuo episodio e di utilizzarli, è una cosa che funziona. Vincere alla ricerca su YouTube. YouTube è il secondo motore di ricerca più grande al mondo, questo non dimentichiamocelo mai, secondo motore di ricerca più grande al mondo, e una parte significativa del tuo pubblico ti troverà digitando una domanda o un argomento in una barra di ricerca. Ottimizzare i tuoi contenuti per la ricerca, Search Engine Optimization, ovvero SEO, è fondamentale, ma questo ne abbiamo parlato già a proposito qui delle parole chiave, delle descrizioni, ma anche il titolo gioca un ruolo ancora più importante rispetto alla descrizione. E infatti lo dice qua, titolo strategico. I titoli dei tuoi episodi devono fare il doppio dovere. Da un lato devono essere avvincenti per gli esseri umani e informativi per l'algoritmo. E questa è la cosa più difficile che si possa fare. Perché immagina, come io lo dico sempre quando faccio i corsi, immagina di parlare con un giapponese e un brasiliano allo stesso tempo. È proprio difficile farsi capire da due interlocutori che parlano due lingue diverse. Quindi l'algoritmo vuole determinate cose, gli utenti vogliono determinate cose, quindi trovare il giusto equilibrio è la difficoltà. Cioè si può fare, non è impossibile, stavo dicendo, si può fare, lo devi fare, però non è proprio la cosa più semplice del mondo. Un errore comune che fanno i podcaster è usare titoli vaghi e privilegiati, chissà che cosa stavo traducendo, come TPE episodio 54 Gendo. Un titolo molto più efficace sarebbe Come investire nei tuoi 20 anni, esperto finanziario Gendo, The Money Podcast episodio 54. Questo titolo include una chiara proposta di valore, come investire, parole chiave pertinenti come investire, 20, non so perché 20 anni va bene, o esperto finanziario, un marchio coerente, Money Podcast. Ok, quindi sono tutti elementi che le persone potrebbero cercare, potrebbero riconoscere, quindi potrebbe farli cliccare. Descrizioni complete, infatti, come accennato in precedenza, la tua descrizione è una miniera d'oro per la SEO. Prima di pubblicare pensa a tutte le domande a cui risponde il tuo episodio. Scrivi un riassunto dettagliato che includa queste domande e le loro risposte. Usa strumenti come Google Trends o il completamento automatico nella barra di ricerca di YouTube per trovare parole chiave e frasi correlate che le persone stanno cercando e incorporare naturalmente nel testo della descrizione. Assolutamente corretto. Ci sono tantissimi strumenti che puoi utilizzare per capire due cose fondamentali. Che cosa le persone cercano e come lo cercano. E sono due cose completamente diverse, perché una cosa è capire l'argomento, ma come lo cercano quell'argomento? Questa è la difficoltà. Per fortuna ci sono strumenti in grado di aiutarti in questo. Quindi una cosa è capire, le persone cercano l'argomento podcast, benissimo, ma che cosa vogliono sapere dei podcast? Vogliono sapere che cos'è un podcast, come si fa un podcast, dove si ascolta un podcast, quali strumenti, quale attrezzatura utilizzare per far podcast, cosa comprare con 200 euro, capisci? Oppure come fare editing o qualsiasi altra cosa. Cosa cercano di più le persone? È chiaro, quindi una cosa è capire cosa vogliono, una cosa è come lo cercano. E ci sono tanti strumenti che per fortuna ti aiutano a far questo. Ancora, ripeto, domande, dubbi, curiosità, commenta. Coinvolgere la tua comunità. L'algoritmo di YouTube premia il coinvolgimento. I video con alti livelli di mi piace, commenti e condivisione hanno maggiore probabilità di essere consigliati ai nuovi spettatori. Corretto, soprattutto se questi mi piace, commenti e condivisione avvengono il più velocemente possibile dopo che il video, il podcast, è stato pubblicato.
promuovere una comunità vivace intorno al tuo podcast e quindi una strategia di crescita diretta. Ok, coltiva la sezione commenti. La sezione commenti è la linea diretta al tuo pubblico. Prendi l'abitudine di leggere e rispondere a quanti più commenti è possibile, specialmente entro le prime ore di pubblicazione di un episodio. Fai una domanda alla fine del tuo podcast per stimolare la discussione nei commenti. Appunta un commento particolarmente perspicace o divertente in alto per premiare il coinvolgimento e guidare la conversazione. Questa dei commenti è fondamentale. Io per questo rispondo sempre a tutti i commenti. A volte ci metto un po' di più perché comunque lavoro, perché YouTube non manda più la notifica e ti dice guarda il tizio X ha commentato, devi andare tu nella sezione apposita e vedere se ci sono commenti e poi devi andare nella sezione apposita per vedere se ci sono commenti bloccati perché magari qualcuno ha usato un link, qualcuno ha usato una parola un po' particolare eccetera, quindi non è facile, però dal mio punto di vista utilizzare YouTube senza rispondere ai commenti è una strategia fallimentare. Lo so che tantissimi lo fanno perché pensano di essere fighi e non rispondere li fa apparire ancora più fighi. Io non sono di questa opinione. Crea uscite evento con Premiere. Invece di caricare semplicemente un nuovo episodio, pianificalo come Premiere. Questo crea una pagina di visualizzazione con un conto alla rovescia e una chat dal vivo. Questo è molto interessante. Io non l'ho mai fatto, ma è veramente interessante. Puoi promuovere la premiere in anticipo costruendo anticipazione. Quando l'episodio va in diretta, tu e il tuo pubblico potete guardarlo insieme per la prima volta chattando in tempo reale. Questo è molto bello, questa è la cosa interessante. Questo trasforma un'esperienza visiva passiva in un emozionante evento comunitario. Avevo pensato di farlo tipo, sai, quando lanciano i nuovi computer della Apple o il nuovo telefono o nuovi software, nuove cose, avevo pensato di fare una cosa in Premiere, poi non mi hai avuto tempo per farlo. Poi utilizza la scheda community, mantieni il tuo pubblico coinvolto tra gli episodi utilizzando la scheda community, è il posto perfetto per contenuti di bassa elevazione come post di testo, sondaggi, gif e immagini. Usalo per stuzzicare i prossimi ospiti, chiedere feedback sul tuo spettacolo, semplicemente condividere un pensiero interessante. Questo mantiene il tuo canale attivo e il tuo marchio in cima alla mente. Ok, tutto chiaro fin qua. Stiamo arrivando in conclusione. Le analisi che contano. YouTube Studio fornisce un tesoro di dati sui tuoi contenuti e sul tuo pubblico. Questo è una verità incontrovertibile. YouTube Studio, YouTube Analytics, è incredibile. Ci trovi dentro tutti i dati che ti servono. Tutti. È una delle piattaforme più incredibili che ci sono. Infatti non vedo l'ora che YouTube implementi tantissimo la funzionalità podcast, rendendolo veramente una piattaforma di caricamento e di diffusione podcast, perché così finalmente si avranno dati importantissimi anche sui podcast. Al momento in cui sto facendo questo video purtroppo i dati sui podcast sono veramente piccolini, sono pochi, certo ci sono, ma sono veramente pochi. Quando YouTube si deciderà a implementare veramente tutte le funzionalità podcast, allora veramente sarà un salto in avanti pazzesco. Comunque per i video YouTube è incredibile, ti dà infinite risposte grazie appunto alla pagina Analytics. Imparare a interpretare questi dati ovviamente è la chiave per prendere decisioni informate che alimenteranno la crescita del tuo canale. Quindi non solo devi sapere quali sono i dati, ma devi sapere come leggerli, come interpretarli e come poi mettere in pratica quello che viene fuori. E questo è difficilissimo. Vai oltre alle metriche di vanità come il conteggio delle visualizzazioni e concentrati su analisi ovviamente che rivelano il comportamento del pubblico. Per un'immersione più profonda dai un'occhiata, ci sono sul blog ufficiale di YouTube trovi un sacco di informazioni. Ovviamente ti lascio il link in descrizione di questa pagina in modo che tu possa leggerla. La fusione di podcasting e YouTube rappresenta più di un nuovo canale di distribuzione, è una nuova tela creativa, un'opportunità per costruire un mondo più ricco e coinvolgente attorno al tuo spettacolo, trasformando gli ascoltatori in una vera comunità. Che tu stia collegando un feed o creando il tuo primo episodio video, il viaggio per diventare podcaster YouTube inizia oggi. Inizia già da un po' in realtà. Vai su YouTube Studio, crea la tua prima playlist di podcast e inizia a condividere la tua voce e la tua visione con il mondo. Ok, quindi, allora, niente di sconvolgente. Questo io l'ho letto insieme a te per la prima volta questo. Avevo visto che c'era questo contenuto, volevo leggerlo in diretta per avere una reazione più naturale, no? Le famose reaction. Niente di sconvolgente, tutte cose che sapevo già, ho provato ad aggiungere altri dettagli, spero siano stati utili per te e te lo ripeto per la 100ª volta, se hai dubbi, domande, curiosità su quello che ho detto, su quello che ho letto, su quello che ho aggiunto, commenta, io ti lascio il link di questa pagina del blog ufficiale di YouTube in modo che tu possa, laddove vuoi, andarlo a rivedere. E grazie mille, noi ci vediamo prestissimo.